Oh, ciao a tutti cari Basswalkers, ben ritrovati, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi dimostrerò che ce la posso fare, tornerò a essere costante e regolare. E in che modo lo farò? Lo farò tornando, tra virgolette, un po' a parlare di qualcosa più prettamente bassistico e musicale. Sapete che ultimamente, al di là dei buoni propositi e qualche altro video, mi sono occupato spesso più che altro di storia, di bassisti, eccetera. Oggi invece voglio concentrarmi un po' su qualcosa che è proprio un pochino più tecnico, grazie a un suggerimento di qualcuno di voi, che ho ringraziato anche nei commenti, appunto, in cui mi ha suggerito di parlare di questa cosa. Voglio parlarvi un po' di quello che è il timing. Boh, a volte si sente parlare, si sente questa parola in musica, il timing, cioè il time, che cosa sarà mai questo? Ma che è il timing? Allora, vediamo di fare un po' di chiarezza, perché fondamentalmente stiamo parlando di tutto ciò che è il tempo. Delle espressioni che spesso si sentono usare sono stai suonando avanti o stai suonando indietro, oppure questa band tira avanti, questo batterista tira indietro. Ecco, sicuramente vi sarà capitato di sentire espressioni di questo tipo, di sentire parlare di questo tipo di argomenti, che di solito generano sempre un po' di confusione. Cosa vorrà mai dire suonare avanti, suonare indietro, cosa c'è di giusto, cosa c'è di sbagliato? Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, vi farò qualche esempio, vi farò sentire qualcosa e cerchiamo un po' di capire cosa vuol dire tutta questa cosa. Partiamo dal principio, partiamo dal presupposto che se stiamo suonando un brano con un metronomo, o meglio ancora in band con un batterista, la cosa importantissima che dobbiamo imparare a fare, e di questo parlo credo da quando ho aperto questo canale, è imparare a stargli dietro, a seguire quello che è il tempo. Quindi io ho un metronomo con un certo BPM, lui mi suona il mio battito regolare. Se fosse un batterista, diciamo che sarà lui ad ascoltare questo metronomo presumibilmente, e noi andiamo a suonare esattamente sul tempo. Immaginiamo di sentire un metronomo che vada dritto, noi non faremo nient'altro che questa cosa. Vi faccio un esempio. Altro non ho fatto che suonare una singola nota su ogni singolo battito, in teoria perfettamente in sincronia. Ora lasciate perdere magari quello che è l'esecuzione, la fretta, eccetera, ma diciamo che se avessi suonato veramente tutto perfettamente a tempo, avrei suonato ogni singola nota su ogni singolo battito, ok? Questo significa stare sul tempo, quindi il nostro timing è preciso e perfetto. Ci sono però situazioni in cui non è la cosa più giusta da fare, e qua entriamo un po' nei meandri di questo argomento, ovvero può capitare di dover suonare avanti o di dover suonare indietro rispetto al nostro tempo. Attenzione, ci sono situazioni in cui non andrebbe fatto e lo si fa, e quello è palesemente un errore. Altre situazioni invece in cui diciamo che può essere una miglioria fare questa cosa. Allora, per capire il concetto di avanti e indietro rispetto al beat del metronomo, dobbiamo immaginare una griglia, tipo quelle che vedete nei vari sequencer, nei vari programmi che si utilizzano per registrare, dove abbiamo una riga dritta. Ecco, noi sappiamo che se suoniamo una nota in perfetta corrispondenza di questa riga dritta, stiamo suonando, si dice, sul tempo, quindi con un timing perfetto noi siamo esattamente in griglia, a tempo, sul tempo, ok? Ditelo un po' come volete, ma il senso è quello, siamo perfettamente dove dovremmo essere. Ci sono, dicevo, situazioni in cui la nostra nota rispetto a questa riga immaginaria dritta arriva leggermente prima. Questo si dice suonare un po' avanti rispetto al tempo. Se la mia nota arriva prima rispetto al battito del metronomo, vuol dire che sto correndo, sto andando più veloce, giusto? Chi arriva prima? Chi va più veloce? Quindi se il tempo è così e io arrivo un pelo prima, sono avanti, ovvero diciamo sto suonando un po' più velocemente rispetto a quello che dovrebbe essere il tempo. Al contrario, avrete già capito che se la mia nota cade leggermente spostata, diciamo immaginando la griglia, immaginate sempre il monitor, la nostra nota cade a destra, quindi leggermente dopo sulla linea temporale, allora sto suonando, come si dice, un po' indietro. Perché indietro, seppur guardando il monitor la mia nota la vedo avanti rispetto alla riga? Perché è arrivata dopo. Se arriva dopo, deve indietro. Esattamente come nelle corse, nelle competizioni sportive, se vai più lento arrivi dopo. Ora, definito cosa vuol dire suonare avanti, suonare indietro, suonare sul tempo, andiamo a capire se è veramente sempre sbagliato e in generale un po' come funziona. Allora, partiamo dal presupposto che non esiste veramente un giusto o uno sbagliato. La cosa importante, diciamo così, dovrebbe essere, nel momento in cui si suona con la band, fare tutti insieme la stessa cosa. In una band chi è che porta il tempo più degli altri? Ovviamente il batterista, quindi è più che altro compito del batterista, è il suo ruolo quello di stabilire se il brano che stiamo suonando rispetto a quello che dovrebbe essere ipoteticamente
ipoteticamente il metronomo verrà suonato un po' più avanti o un po' più indietro. Facciamo attenzione anche a un'altra cosa: questo suonare avanti e questo suonare indietro non vuol dire suonare fuori tempo, e generalmente è una cosa quasi impercettibile. Per questo motivo molto spesso, soprattutto i principianti, fanno fatica quando gli si dice stai suonando un po' avanti, ma non capisco, mi sembrava di essere a tempo. Ci credo, è difficilissimo capirlo, ok? Lo stesso Jeff Porcaro, che è stato uno dei batteristi più grandi del mondo, diceva di non rendersene conto di suonare leggermente indietro, per esempio. Capite che non è semplice, lo si fa magari per istinto, lo si fa per natura, lo si fa perché il brano o addirittura un determinato genere musicale può richiedere di essere portato, di essere suonato in questo modo. Ora, è ovvio che bisognerebbe, come dicevo anche nell'ultimo video, ascoltare sempre tanta musica per riuscire davvero a capire se stiamo suonando, se una cosa è suonata avanti o è suonata indietro. Ma in linea di massima diciamo che possiamo aggrapparci a delle piccole, diciamo così, usanze. Che quali sono queste usanze? Allora, cominciamo a partire dal perfettamente a tempo. Quando si suona perfettamente a tempo? Diciamo, tendenzialmente io dico nel pop, in realtà non è che riguarda solo il pop, non è prerogativa del pop, però diciamo da quando si utilizzano spesso e volentieri sequenze in studio. Sequenze si intende tutto ciò che è base, tutto ciò che è finzione, che è qualcosa di preregistrato sulla quale poi andremo a suonare. Ecco, in questo caso ovviamente il batterista sarà costretto a suonare su un metronomo, su un click preciso e perfetto, perché alla sequenza, a una macchina, non gli puoi dire suona leggermente più veloce, suona leggermente più piano. Tu gli imposti un metronomo e quella fa partire tutta la sua sequenza, appunto tutta la sequenza delle cose che succederanno, a tempo, perfettamente a tempo. Quindi il batterista, oltre ad ascoltare tutta questa base, tutto quello che vuole ascoltarsi in cuffia, dovrà sicuramente ascoltarsi un metronomo. Se lui suona metronomo, noi che abbiamo il compito di suonare perfettamente in sync con la batteria, suoneremo perfettamente a metronomo, quindi in questo caso non ci saranno dubbi, si suona a tempo. Come accennavo, è una cosa molto usata comunque nel pop, soprattutto il pop magari un po' più elettronico. Io adesso vi vado a far sentire un paio di esempi di un paio di brani abbastanza conosciuti. Se non li conoscete, conoscevateli, perché, mi ricollego al discorso della scorsa volta, bisogna appunto ampliare un po' le proprie conoscenze musicali, tanto è vero che non sono andato a prendere dei pezzi che proprio magari tutti conoscono. Mi auguro di sì, sono comunque brani da classifica. Allora ve li svelo. Il primo è un brano di Natalie Imbruglia degli anni 90, si chiama Torn, probabilmente il suo brano più celebre, se non forse l'unico, credo. Comunque un brano molto bello, molto ben fatto. L'altro brano invece un pochino più recente, si tratta di un brano forse di 7-8 anni fa, credo, forse qualcosina in più, qualcosina in meno. Il brano si chiama Price Tag. Ve li faccio sentire entrambi, ascoltiamo un po' come funzionano. Allora, in questo caso ovviamente io vi ho fatto sentire il brano solo nella versione basso e batteria, vi consiglio appunto di ascoltare il pezzo per intero per capire un po' come è arrangiato, come è strutturato, ma fondamentalmente quello che avrete sentito è che il basso va quasi a doppiare, nel caso dei Price Tag addirittura senza il quasi, quello che è la figura della cassa, la figura ritmica della batteria. Devono essere perfettamente in sincro tra di loro e tutto quello che loro suonano è perfettamente in sincro con delle parti che sono state programmate e poi di conseguenza messe sul disco. Questo è pop, signori, è fatto così, quindi dobbiamo suonare perfettamente sul tempo. Ora, passiamo invece a vedere delle situazioni in cui è più sbagliato paradossalmente suonare a tempo. Il caso più plateale è quello del blues. Il blues si dice da sempre che è suonato stando sempre un pochino indietro, quindi fondamentalmente cosa succede? Che io suono in relax, quindi suono molto più lentamente di quello che dovrebbe essere il tempo. Se io vado a suonare un blues meccanicamente ta 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 ta, divento una macchinetta, diventa finzione. Non è vero, il blues va suonato sentite, sono molto rilassato, non sto suonando volutamente su una batteria perché sarei costretto ad utilizzare una batteria finta, e ovviamente su una batteria finta che va perfettamente a metronomo mi verrebbe di seguirla.
snaturando quello che dovrebbe essere il blues. Ascoltatevi Stevie Ray Vaughan, ascoltate B.B. King, di cui adesso vi faccio sentire qualcosa, artisti di questo tipo, sentirete che c'è sempre questo feel, perché di questo si parla, un feeling, un sentimento di cacchio, dai, ok, siamo sempre un pochino più indietro, ovvero più lenti. Vi faccio sentire un paio di esempi suonati su un groove di batteria. Tenete presente che ho provato il più possibile a stare veramente indietro, ma ovviamente le batterie in questione erano finte e quindi ci sono riuscito fino a un certo punto. È solo un invito ad ascoltare i brani originali, che sono rispettivamente un brano di B.B. King che si intitola The Thrill Is Gone, famosissimo, e un altro brano di Stevie Ray Vaughan che è Pride and Joy, altrettanto famoso, perlomeno per chi conosce il blues. Se non lo conoscevate, conoscetelo. Ve li faccio sentire. Ecco, anche in questo caso, ripeto, con le batterie finte non è così semplice. Questa cosa deve nascere come feeling collettivo all'interno della band, è il batterista in primis che tirerà indietro se stiamo suonando il blues, e noi ovviamente dobbiamo seguirlo, dobbiamo suonare nello stesso identico modo, con la stessa identica intenzione. Ed è giusto, pur essendo magari appunto indietro, quindi uno dice fuori tempo, non è vero, non sei perfettamente sul beat, ma sei lì, capisci? Non è che stiamo suonando un sedicesimo fuori, stiamo suonando proprio, siamo lì, ok? Questa cosa è giustissima perché questo è il mood di questo tipo di genere. Ovviamente parlo di blues perché è l'esempio più classico, ma ci saranno tantissimi altri brani in cui può capitare di dover suonare leggermente indietro. Un batterista, per esempio, che mi viene in mente, che suona veramente spesso indietro, una band che suona veramente spesso indietro, è la E Street Band di Springsteen. Provate ad andarvi a sentire qualcosa dei loro live e avrete sempre questa sensazione di qualcosa di molto appoggiato. Questo nasce dal batterista che ha questo suo modo di suonare e ovviamente l'ha impresso sul resto della band, che di certo non può permettersi di suonare veloce, voglio suonare più veloce, no, devi suonare lì perché per stare insieme agli altri devi suonare tutti in quel modo. Quindi questa è la bellezza del, diciamo così, modificare l'intenzione rispetto a quello che dovrebbe essere un preciso e perfetto tempo di metronomo. La situazione opposta qual è? Ovviamente quella di suonare avanti. Allora, quando si rischia di suonare avanti, quando è giusto suonare avanti? Diciamo che il suonare un po' avanti di solito è una prerogativa del rock, dell'hard rock, di quei brani dove si spinge, si vuole spingere parecchio in velocità. Attenzione, non tutto il rock è suonato in questo modo. Spesso e volentieri troviamo delle cose suonate veramente indietro, però il sound è quello, siamo assolutamente in ambito rock ed è quella la bellezza. Ci sono brani invece magari più tendenti magari addirittura al punk, volendo vedere, quei brani molto veloci, molto serrati, suonati ad esempio col plettro, dove è giusto magari appunto tirare avanti. Se tiro avanti do proprio quella sensazione di frenesia che è giusto che ci sia. Immaginate un pezzo punk seduto suonato come blues, non avrebbe senso, ok? Come, attenzione, non avrebbe senso che il batterista me lo suona così e io per ripicca cerco di tirare avanti. Purtroppo se il batterista ha staccato un brano in un certo modo e sta suonando in un certo modo, dobbiamo comunque cercare di seguirlo. Ovviamente se lo facciamo su un brano punk andiamo un po' a snaturarlo. Al di là del punk vero e proprio, un brano, un batterista e un gruppo soprattutto che hanno spesso e volentieri questa intenzione di tirare leggermente avanti erano, secondo me, i Nirvana. Vi faccio sentire il loro brano più celebre e ditemi se non è così.
Ecco, avrete riconosciuto la linea di basso di Smell Like Teen Spirits, sentite che comunque c'è questa voglia di ok, di portarla avanti, come si dice. Questo è giusto in questo caso, non posso suonare in Nirvana perfettamente a click, non posso suonare questi brani perfettamente a click, sarebbe sbagliato, verrebbero un po' snaturati. Qui tra l'altro vi sto andando a dire una cosa che spesso è frutto di discussioni all'interno delle band, quelli che dicono dovremmo suonare tutto a click, no, forse è meglio di no, perché allora dipende, ve lo dico una volta per tutte, dipende. Se abbiamo delle sequenze, purtroppo spesso capita proprio questa situazione nelle cover band, che magari a volte vogliamo eseguire un brano che sul disco non è suonato a click perché c'erano 4 elementi, compreso un tastierista, un pianista, che suonavano in quel modo lì, quindi magari lasciandosi prendere, quindi a volte tirando avanti, a volte invece tirando indietro, ma purtroppo magari noi non abbiamo, esempio, il pianista, il tastierista all'interno della band, la sua parte è fondamentale, quindi vogliamo metterla in sequenza, e quindi cosa succede? Succede che dovremo suonare a click. Ci sono modi per modificare il metronomo programmandolo, però è uno sbatti, però non avrebbe assolutamente senso. Si suona a click in band quando si ha esigenza di stare perfettamente sul tempo. Se devo suonare un brano dei Led Zeppelin e vado a mettere il click, vecchio ragazzi, attenzione, perché può venire fuori qualcosa di veramente bruttino, meccanico, che non è assolutamente quello che dovrebbe essere, capite? Quindi questo è un po' il senso generale. Quindi in buona sostanza cosa vi voglio dire? Giusto o è sbagliato suonare avanti e indietro? Assolutamente giusto se la situazione è quella giusta, se siamo all'interno di una band, se tutta la band segue la stessa direzione. Stiamo suonando avanti, suoniamo tutti avanti, stiamo tirando indietro, tiriamo tutti indietro. Siamo sul click, non si può sbagliare, dobbiamo suonare tutti sul click. A volte può essere un errore, sicuramente l'errore che fanno molto spesso i principianti, chi giustamente non ha ancora abbastanza dimestichezza con lo strumento, a partire dalle prime scale, dai primi esercizi, fino a suonare dei primi brani, è proprio questo qua l'errore classico, quello di suonare tutto un po' avanti, perché la frenesia, la tensione, la non sicurezza, l'insicurezza nella tecnica, quindi nella mano sinistra, nella mano destra, ci porta a volte a suonare appunto volendo arrivare alla fine, così dai che l'ho finito, e quindi inconsciamente si tende un po' a tirare avanti. Più difficile invece è tirare indietro. Il tirare indietro e suonare un po' indietro è frutto di maggiore sicurezza e quindi maggiore esperienza, e quindi insomma diciamo è un pochino più da esperti, ecco, tirare indietro, quindi volutamente suonare leggermente più appoggiati, più indietro, più lentamente, ok? Ok, questo è un po' il succo del discorso. Ora, se volessi esercitarmi a imparare a suonare più avanti, più indietro, cosa dovrei fare? Anche e soprattutto se sono magari un po' agli inizi. La cosa migliore, come sempre, è un metronomo o una batteria elettronica, meglio il metronomo all'inizio, e vi suggerisco un software, ne trovate, ve lo dicevo già la scorsa volta, ne avete di qualunque tipo, da Reaper piuttosto che Audacity, che è ancora più gratuito di Reaper. Se avete qualche soldino da investire, ovviamente le DAW si sprecano, Logic, Pro Tools, quello che volete, insomma, se avete già qualcosa, quello con cui vi trovate meglio va benissimo. Cosa dovete fare? Programmare una traccia di click. Attenzione a non usare solo il click del programma, scrivetela proprio, aprite una traccia MIDI, set di batteria, andate a prendere, non so, il bordo del rullante o proprio il rumore delle bacchette, ci sono questi suoni, e li mettete su ogni quarto, copiate e incollate per un'infinità di tempo, minuti e minuti. Poi fate partire, aprite la vostra bella traccia di basso su cui vi registrate e provate a prendere la mira e suonarli perfettamente sul tempo. Dopo fermate, guardate cosa è successo, se siete perfettamente in sincronia state suonando sul tempo. Cominciate con dei quarti da una corda a vuoto o magari una nota che volete, ma comunque nota singola ripetuta in questo modo. Quando l'avrete fatto con i quarti potete cominciare con gli ottavi. Anche in questa fase sempre rigorosamente rispettando il tempo, cioè cercate proprio di cominciare a stare sul tempo. Questa è la cosa più importante. So che probabilmente l'avrete già fatto 1001 volta, ma mai in questa ottica, nel senso di fermarvi e guardare visivamente a computer cosa avete fatto. A volte magari vi sembrerà di essere perfettamente sul tempo, poi andate a vedere e magari avete suonato leggermente indietro o più probabile leggermente avanti, quindi dovrete magari correggere qualcosa. Se avete difficoltà con gli ottavi a suonare su un singolo colpo, programmatevi per esempio un Charleston che segna gli ottavi, ta 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 ta, e provate a beccarli tutti con i vostri ottavi. Se vi stancate di suonare una nota singola, ma questo ve lo consiglio magari in una seconda fase, provate a far finta di star suonando un brano con 3 note, classico Re, Do, Sol,
una misura di Re, una misura di Do, una misura di Sol. Provate a farlo rispetto a un click, vi fermate, controllate. Ora, quando riuscirete a essere perfettamente in sincronia col tempo, provate ad allenarvi a tirare indietro, provate a rallentare un pochino, provate a suonare proprio... Magari tirate indietro anche i BPM se vi risulta più facile, come ho fatto io in questo momento. Cercate di essere lì proprio, dai che ci arrivo, dai che ci arrivo. E guardate a monitor cosa succede. Se vedrete che la vostra nota arriva, scusate in questo caso da questa parte, dopo, vuol dire che l'avete suonato più lentamente rispetto al click. E quindi va bene. Ovvio, se siete sul quarto successivo, magari pensateci un po', ci potrebbe essere qualcosa che non va. Ma questo è il senso, questo è il tipo di esercizio che dovete fare. Ma soprattutto ascoltate tanta musica. Bene, volevo dirvi questo. Quindi per oggi direi che è tutto. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere lasciando un like o un commento qua sotto. Se non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al mio canale, magari cliccando anche sulla campanellina. Vi ricordo che sul mio sito trovate i miei videocorsi, in particolare Bassista Completo volume 1, che è già uscito da un po', è ben rodato, e tra poco arriverà finalmente il volume 2. Ci sono poi come sempre i miei ebook, potete andare a farvi un giro sul sito, dai. Se non volete farvi un giro sul sito, quantomeno andate a farvi un giro sui miei social, Facebook, Instagram, Twitter, chi più ne ha più ne metta, ci sono su tutti, mi trovate veramente su tutti i social, ma mi trovate soprattutto, come sempre dico, anche a casa mia, venite a trovarmi. Ciao ciao, alla prossima!